Per il secondo anno di fila, in una tiepida giornata di novembre, il destino mi porta ad avventurarmi sulla costa tirrenica. Buongiorno, e questa volta veramente buongiorno. Sono ad Amantea in questo momento e sto andando a Fiumefreddo Bruzio. Oggi, al contrario delle esplorazioni che abbiamo fatto insieme, sono stato chiamato per aiutare in un progetto. Quindi tecnicamente stiamo andando in ufficio. E vai, il pandino verdino, verde menta. È sempre un classico. Ho preso l'uscita per Fiumefreddo, adesso sto cercando di capire qual è la strada per andare su al borgo. Qua stamattina c'è un silenzio, c'è una pace pazzesca, veramente un silenzio. Si sentono delle motoseghe in distanza, uccellini e basta. Sono arrivato molto presto quella mattina per respirare l'aria del borgo, per scoprirlo e per sentire, insomma, emozioni sono importanti per il mio lavoro. Non si spostava dalla macchina, quasi stato tirato sotto. Il cagnolino ha rischiato grosso, mentre io continuo la mia strada attraverso il borgo per arrivare a quello che forse mi interessava più di tutto, il castello di Fiumefreddo Bruzio. Che sarà per il legame con il mio cognome, ma già da bambino ero molto affascinato dalle strutture difensive del Medioevo, o comunque di ogni forma di fortificazione che si può definire castello. L'ho girato in lungo e in largo. Non ci vuole molto capire che prima della distruzione questa struttura era bellissima. Chiacchierando con la gente che prende cura del castello, ho saputo che questo meraviglioso castello, che è veramente straordinario perché è tutto pieno di stanzette, stanzette, non ho visto spesso castelli costruiti in questo modo perché sembrava proprio un qualcosa di abitativo, no? E ha questi camini, no? Dappertutto, che si trovano anche sui piani, se vedete come lì sopra, e tutto questo effettivamente è andato distrutto. E io ho premesso che, come la maggior parte degli altri castelli da queste parti che sono stati effettivamente distrutti da terremoti, invece Fiumefreddo Bruzio è stato distrutto dalla guerra. Data la bellezza di questa struttura, ci sono veramente rimasto male. Però, per chiarezza di termini, dovrei dire che questa è una fortezza, non un castello. Comunque avevo intuito bene, perché era stata trasformata in abitativa, ma è stata poi ridotta in macerie dal fuoco di artiglieria pesante delle truppe napoleoniche nel tentativo di sopprimere l'insurrezione calabra. Oggi le rovine sono un monumento contro tutte le guerre e finemente decorate con affreschi e sculture dell'artista di fama mondiale Fiume, come del resto anche altre parti di Fiumefreddo. Per quanto mi incanta l'attrazione del castello, c'è tutto il resto del paese da scoprire. E ogni vicolo, ogni stradina che adesso entra non mi meravigliasse. Guardate che bel borgo. Sto girando da ore in questo borghetto e sto scoprendo vicoli, vicoletti veramente straordinari. L'idea del borgo me la sono fatta. Adesso è arrivato il momento di raggiungere il resto del team. Fiumefreddo Bruzio si è candidata per diventare il borgo più bello d'Italia. Beh, bello è bello, questo ho potuto vederlo. Però il team di cui faccio parte ha il compito di far vedere questa bellezza al mondo. Ed è ora di darsi da fare. Beh, siamo a Fiumefreddo Bruzio per produrre materiale cross-mediale in vista della promozione del borgo che è stato candidato al concorso nazionale Borgo dei Borghi 2017 che si terrà a marzo la votazione, almeno così dicono. Questo è Pasquale, lui coordina il progetto e l'avete visto anche in altri video. Poi c'è Alessandra, lei è la nostra guida. Vediamo da quella parte la Sicilia e l'Etna. Quindi era un sistema di fortificazione, questo controllava a nord, la centrale visualizza a 180 gradi la costa e l'altra, che è Largo Santa Domenica, aveva il compito di visualizzare la costa e controllare la costa sud, e per eventuali attacchi si comunicava direttamente con la torretta, la centrale. Alessandra dedica anima e corpo al borgo e con la sua associazione Ti Porto in Calabria dà la possibilità ai turisti, e in questo caso a noi, di scoprire il borgo veramente nei più minimi dettagli. Ora
Dove andiamo? Allora, possiamo andare o da questa parte o da quella, tua scelta. Andiamo da questa, verso Da là. questa. Ciao. Mentre facciamo strada verso Largo Toretta per incontrare il quarto membro del nostro team, chiedo alla gente cosa pensa di Fiumefreddo. È il più bel paese della Calabria. È un paese ideale, un paese bello, un paese tranquillo, un paese ottimo, diciamo, dai. È bellissimo, è per noi il paese più bello che possa esistere, che ci siamo nati, lo dico calabresi, nati, cresciuti e pasciuti, quindi noi tutte le tradizioni rispettiamo tutto. Ce l'ho comprato stamattina, sono alici freschissime. Una gelleria, Vedi? una gelleria locale. Sono freschissimi. Sto facendo un reportage fotografico sul vostro fare. Ah, ok. Quindi siamo spiati. C'è talmente tanto da scoprire che rischiamo di perderci nelle storie di questi antichi palazzi, dei grifoni che gli fanno la guardia e dei nobili con i loro fantastici viaggi in Africa. Mentre cogliamo al volo l'opportunità di poter parlare col maestro Enzo Spina. Però tramanda questa tradizione al figlio, che è Enzo Spina, che è l'artista che ha realizzato e donato il Cristo Redentore, che sicuramente ti ha accolto nei tornanti, un po' alla Rio de Janeiro, quindi è custode di questa tradizione. Io lontano da Fiumefreddo non posso stare, non riesco a starci. Per me è tutto, davvero. Devo andare sia la mattina e la sera sul terrazzo. Ed è proprio sul terrazzo in Largo Toretta, dove c'è la statua della surfista, che ci aspetta il quarto membro del nostro team, Mario. È piaciuto il volo? Mi è piaciuto, sì, ringraziamo i nostri viaggiatori per aver scelto Marian Air. La temperatura a Fiumefreddo è di 15 gradi centigradi circa, ci stanno ghiacciando le eliche e niente, al prossimo sorvolo. Mario è l'operatore? Sì, per... che vado a ritromarci in questo istante però. Controllo non vado a ritromarci. Ah, oddio, vado anche a ritromarci. Facciamo la parte seria. Sì, vabbè, dai. Andiamo al castello? Facciamo ancora qualche volo? Sì, dobbiamo fare qualche altro sorvolo di dettagli più che altro. Mario è un pilota di drone professionale bravissimo, ha delle abilità di volo veramente straordinarie. Ma la cosa più importante per me è che ci siamo divertiti veramente un sacco. La squadra messa insieme da Pasquale ha funzionato veramente alla perfezione. Alessandra conosce il borgo come forse nessun'altra. E beh, per quanto riguarda me, il video che ho fatto lo puoi trovare su Facebook, sulla pagina Vota Fiumefreddo Bruzio Borgo dei Borghi 2017, altrimenti puoi cliccarlo qui alla fine del video. Ci vediamo nella prossima avventura, non smettete di esplorare. Se ti è piaciuto questo video, non dimenticarti di mettere un like e di iscriverti al mio canale, mi aiuterai a farne altri.